Buongiorno cercatori d'oro, io sono Matteo Berto. In questa video lezione di oggi voglio andarvi a parlare di quelle che secondo me sono le 4 fasi fondamentali per ogni cercatore d'oro, grazie alle quali andrà a trovare le pagliuzze granuli d'oro lungo i fiumi italiani. Partiamo subito. Nella fase numero 1 ho inserito quello che è chiamato semplicemente il sopralluogo. All'interno del sopralluogo vi è anche lo studio a tavolino. Che cosa significa? Prima di andare sul fiume a cercare le pagliuzze d'oro e soprattutto per quanto riguarda le pepite e i granuli, è fondamentale informarsi preventivamente. Innanzitutto è importante ricordare che non in tutte le località italiane è possibile fare ricerca, ad esempio nei parchi piuttosto che nei SIC, cioè quelli che sono i siti di interesse comunitario, nelle riserve naturali, vi sono delle aree interdette e di conseguenza non è possibile fare ricerca, non è possibile estrarre minerali di alcun genere. In tutte le altre aree che semplicemente invece la ricerca dell'oro è fattibile ed è consentita, è necessario comunque uno studio a tavolino. Tramite siti internet, libri, documenti storici, tutto ciò che riguarda la bibliografia e soprattutto grazie ai strumenti moderni come Google Earth, strumenti che ci permettono di vedere con gli occhi dei satelliti quali possono essere preventivamente le curve ritenibili più aurifere, è possibile delineare un piano di ricerca senza dover andare sul campo. Questo ci fa risparmiare tantissimo tempo successivamente ed è fondamentale per quanto possibile condurre questi studi a tavolino per una buona percentuale della vostra ricerca, in quanto solamente alcune delle località che andrete a fare prospezione possono essere produttive, possono presentare l'oro che voi state cercando dal punto di vista qualitativo, cioè che ha un valore per la vostra collezione, piuttosto che invece nel caso in cui miriate la mera quantità, sappiate che solamente alcune punte aurifere sono veramente ricche d'oro, soprattutto successivamente alle piene. Ecco, per far ciò è importante studiare. Non solo studiare dove andare a fare prospezione successivamente, ma bensì anche il come l'oro è arrivato in quella località, piuttosto che i meccanismi di formazione delle punte. Tutti argomenti riassunti nei miei libri che vado a linkarvi qua sotto questo video. La prospezione segue la prima fase, la quale è lo studio sopralluogo, in quanto semplicemente vi recate lungo il fiume. Nella prospezione per alcuni versi vi è ancora il sopralluogo, in quanto è la prima volta che mettete i piedi in quel greto di fiume, in quel fiume in particolare, piuttosto che in quella curva. Vi permette di capire, di comprendere la logistica, cioè dove parcheggiare la macchina, come arrivare a quella località che avete visto al satellite, di comprendere se la foto che avete visto al satellite è una foto degna di fiducia, in quanto magari è uno scatto vecchio, sono accadute delle piene nel mentre che hanno modificato in maniera importante il corso del fiume, la morfologia, e di conseguenza dovete di nuovo adattarvi alla situazione. La prospezione va a rispondere ad alcune domande fondamentali per il cercatore d'oro. Dove vi è più oro? Quanto oro vi è all'interno del piatto, nel sedimento sondato, e come varia la concentrazione dell'oro in profondità e nello spazio. Dovete sapere che l'oro all'interno del punte aurifere è disposto secondo i livelli che via via procedono in profondità. Non sempre quelli più profondi sono quelli più arricchiti, bensì tendenzialmente quello più superficiale, cioè quello che si trova nei primi 20-30 cm a essere più arricchito e soprattutto è quello più facilmente estraibile. Ecco, questo tappeto di sedimento, chiamato orizzonte superficiale aurifero, è quello che mediamente tutti i cercatori mirano a coltivare successivamente. Quanto oro contiene questo orizzonte? È semplice, andrete a prendere un piatto, io di solito uso un piatto Mylamp grande, il quale contiene 3 litri di sedimento e di conseguenza andrò a lavare questi sedimenti. È importante mantenere sempre un setaccio standard tra i vari sondaggi che andrete a fare, utilizzare la medesima tecnica e i medesimi strumenti. Rapportate sempre il numero di pagliuzze al volume che avete considerato, il quale io di solito, e vi consiglio di fare altrettanto, mantengo standard. Ciò significa che all'interno della mia giornata di prospezione, utilizzando questi pochi strumenti, aggiungendoci ovviamente una sessola e una paletta per inserire il sedimento all'interno del setaccio, andrò a lavare mediamente 20-40 piatti e di conseguenza attraverso un block notice andrò a fare un disegno della punta dove ho eseguito i sondaggi e quali risultati ho ottenuto. Solamente successivamente andremo nella fase 3, cioè la produzione. Non sempre si entrerà nella fase di produzione. La produzione è anche chiamata coltivazione.
Semplicemente si andranno a estrarre tanti quanti sedimenti possibili nell'arco della giornata, si andranno a setacciare di solito con un setaccio inclinato a secco e non più a umido. Il setaccio umido vi permetterà di recuperare tutte le pezze d'oro presenti all'interno del sedimento, mentre quello secco tendenzialmente ne perde una percentuale minima, però dovete anche tener conto che grazie al setacciamento secco potrete andare a setacciare una quantità enormemente più alta di sedimenti al giorno e soprattutto, essendo setaccio inclinato, vi permetterà, ponendo i sedimenti all'apice, di farli rotolare per gravità. Questi andranno semplicemente a essere selezionati, quelli più grandi andranno a cadere lungo la rete, mentre quelli più fini della rete cadranno nel cabasso sottostante o nel contenitore. Successivamente questo sedimento viene trasportato alla canaletta, la quale vi consentirà di processare molto sedimento in poco tempo. In questa maniera, a mio parere, vi è comunque un valore soglia. Tendenzialmente la produzione viene eseguita solamente in quelle località ritenibili economicamente valide per quanto riguarda lo sfruttamento. Anche se la ricerca dell'oro in Italia al momento attuale è una disciplina prettamente amatoriale a scopo didattico e ricreativo, è anche da tenere sempre in conto che si possono trovare delle località molto interessanti per quanto riguarda il tenore aurifero, cioè la concentrazione di oro. A mio parere un valore molto importante, il quale considero soglia, è quello di ritrovare un grammo d'oro al giorno individualmente. Questo è fondamentale in quanto al momento attuale si traduce in circa una 45-50 euro di valore, senza contare che logicamente questo valore varia secondo il mercato attuale e soprattutto se lo vendete come bene collezionistico, il quale acquista un valore ancora maggiore. Invece il valore va leggermente a perdersi nel caso in cui dovete fonderlo, in quanto la fusione ha un suo costo e soprattutto la certificazione successiva che certifica semplicemente che il vostro lingotto d'oro è puro a 999 per 1000, in maniera tale che questo possa essere successivamente venduto. Ovviamente questi costi vanno poi a essere sottratti al valore del mercato in quel momento in cui lo vendete. La fase 4 è semplicemente il ripristino. Le trincee che avete creato all'interno della prospezione e coltivazione devono essere sempre ripristinate. Questo è eticamente corretto e legalmente obbligatorio. Il ripristino non è solo fondamentale per quanto riguarda il lato estetico, ha anche una sua utilità, in quanto le punte aurifere nel tempo possono anche andare a essere riarricchite grazie alle piene e quindi, a mio parere, nel momento in cui io coltivo un deposito, tendenzialmente le rocce di maggiori dimensioni le pongo alle mie spalle, le quali le impilo a mo' di coltello, in maniera tale che queste vadano poi a offrire un greto ricco d'attrito alla pina successiva. L'oro andrebbe quindi a depositarsi negli interstizi tra un sasso impilato e l'altro. Questo ovviamente è molto ottimistico, perché nel momento in cui la piena risultasse essere molto intensa, semplicemente andrebbe a smantellare il mio ripristino. In questo senso la ricerca dell'oro in Italia è una disciplina che si basa su una risorsa rinnovabile in senso lato. Nel momento in cui voi andrete a ricercare il deposito d'oro, andrete sul luogo a capire l'estensione, la profondità, quindi lo coltiverete, semplicemente estrarrete tutto l'oro presente e ripristinerete di conseguenza la depressione, facilmente nell'arco di una stagione piuttosto che di anni quel deposito potrebbe di nuovo riarricchirsi, magari non nelle modalità che voi siete andati a cogliere o a pensare, ma semplicemente quella curva potrebbe donarvi di nuovo oro, derivato dall'erosione della scarpata poco posta a monte. Quindi concludendo, a mio parere, le principali 4 fasi della ricerca dell'oro in Italia, le quali in maniera molto riassuntiva si possono esplicare in sopralluogo, il quale comprende anche lo studio dettagliato a tavolino prima di recarsi sul luogo vero e proprio, seguito dalla prospezione, in cui andate a capire dove c'è più oro, perché c'è più oro e quanto soprattutto ce n'è, vi permetteranno di arrivare alla coltivazione, cioè semplicemente allo sfruttamento di questa risorsa. Segue il ripristino, oppure alle volte il ripristino è già in coltivazione, cioè durante la fase di coltivazione, in cui la depressione che andate a creare semplicemente verrà colmata. Io vi ricordo che questo video fa parte di una playlist maggiore dedicata proprio a questi argomenti e ai contenuti della ricerca dell'oro, in maniera tale da permettervi di imparare le principali nozioni e di diventare anche voi dei cercatori d'oro. Se il video vi è piaciuto mettete like, condividete il video ai vostri amici e iscrivetevi soprattutto al canale per rimanere sempre aggiornati dei prossimi contenuti. Io sono Matteo Berto e ci vediamo al prossimo video.